Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! La risposta alle tue domande, puoi porne ben 3 nell'interattivo di oggi. È un sì o è un no? Scoprilo con la lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono Occhio di Tigre, Avventurina, Quarzo Cracked. Variante dell'occhio di tigre. Andiamo a vedere con il primo mazzo, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre, se la risposta alla tua prima domanda è un sì o un no. Ti piacerebbe farti leggere gli arcani dei tarocchi in presenza da Cronos? Ti piacerebbe venire al mio studio? Bene, sappi che sarà aperto per te in occasione della festa Bacco, Palaia e Venere, la festa del vino e dell'amore che si terrà a Palaia, il mio paese, sabato 3 settembre prossimo. Ma Bacco, Palaia e Venere non è solo i tarocchi di Cronos, anzi è molto di più. Street food, artisti di strada, i migliori ristoratori, i migliori produttori di vino, musica e tanto divertimento. Quindi se abiti in Toscana o anche se non abiti in Toscana e vuoi concederti un magnifico weekend tra le bellezze delle nostre colline, raggiungimi a Palaia in provincia di Pisa il 3 settembre per la notte del vino e dell'amore, Bacco, Palaia e Venere, il 3 settembre prossimo. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre, la risposta alla tua prima domanda è un sì o un no? Il 6 di denari. Il 6 di denari è una carta positiva fondamentalmente, presuppone l'idea di dare, quindi potrebbe essere un sì a condizione che, questo dipende molto dalla domanda, vedremo di capire ora se vogliono darci più informazioni, però è che una carta anche di concessione, quindi potrebbe dirci sì, l'universo ti concederà questo. Alla fine l'idea di filantropia, l'idea di condivisione di possibilità, di ricchezze, di anche i sentimenti, la condivisione di particolari stati d'animo in amicizia, in amore, insomma in qualsiasi tipo di relazione umana, il 6 di denari è una carta eccellente. Il sole, 10 di bastoni, l'asso di coppe. Direi che è un sì pieno. C'è ovviamente questo 10 di bastoni centrale che forse rappresenta o l'attesa di un qualcosa, quindi magari potrebbe essere una domanda che circola nella tua interiorità da tempo, un po' come se tu attendessi anche con questo sole il rivelarsi di una possibilità, oppure magari il portare alla luce le tue ragioni in una disputa che non deve essere per forza una disputa legale, ma può essere anche il discutere con qualcuno, o magari anche a livello contrattuale il portare alla luce delle possibilità, o forse anche come miglioramento della vita, insomma tutto ciò che rappresenta la sfera d'azione di una carta come il sole, dalla partnership fino
a quella che è una sensibile miglioria in ambiente lavorativo ed economico. Ecco, questo 10 di bastoni mi dice che comunque qui l'attesa è molto lunga, ma alla fine verrà premiata. Può essere anche legato alla famiglia con un asso di coppe ed un sole, e quindi magari dai problemi da risolvere in famiglia fino al ritorno in famiglia, se magari sei lontano o lontana dai tuoi luoghi di origine, oppure magari il sistemare dei rapporti con la famiglia. Ecco, qua comunque è indubbio che la risposta sia un sì. Il 10 di bastoni è una carta di pesantezza, di tempi morti o tempi lunghi comunque, ma è anche la carta di chi diciamo fa un po' a testate col destino e di chi alla fine si impunta di arrivare dove vuole, quindi presuppone certamente un grande sforzo energetico, però alla fine qua c'è un asso di coppe. Se la mettiamo sul campo del lavoro o magari delle situazioni legali, qua potrebbe essere una vittoria a lungo attesa o un riconoscimento a lungo atteso, una possibilità a lungo attesa. Ma anche sulla partnership, ripeto, con un sole e con un asso di coppe, potrebbe essere la scelta di un qualcuno che magari ancora non si fa, non è stata fatta, ecco. Vediamo un po'. Stella, Torre e Regina di Denari. Diciamo che sono carte molto positive. Anche la presenza di una torre non la vedo malissimo, potrebbe essere una carta che riguarda un improvviso capovolgersi o sciogliersi anche di una situazione da tempo ferma, sulle quali appunto abbiamo riposto molte speranze, ma torna un po' la Regina di Denari in fondo a ricordare che comunque qua, in questa situazione in particolare, qualunque essa sia, per ricevere dobbiamo anche dare. La Regina di Denari è la carta di chi sa spendersi, di chi sa dare, di chi conosce anche il valore delle ragioni altrui, in amore come nel lavoro. È una carta molto bella perché riguarda comunque una sorta di etica di fondo che porta comunque a non voler primeggiare sulle ragioni altrui in qualsiasi campo a prioristicamente. Quindi direi che come risposta alla prima è un sì, a condizione che tu sappia comprendere, semmai vi è, il grado di coinvolgimento di una controparte, in amore, nel lavoro, in tutti i campi. Se non fosse una domanda che presuppone la compartecipazione di altre persone, qui secondo me ti sta dicendo sì, ma devi un pochino sudartela questa soluzione, devi un pochino metterti in gioco. Però ecco, direi che qua la prima risposta è un sì pieno, senza starci a girare tanto intorno. Con una torre, veramente mi viene da dire, anche questo potrebbe rappresentare un trasferimento o magari anche l'avvio di una convivenza, per dire, potrebbe rappresentare. E quindi in questo caso una torre mi rappresenterebbe proprio il trasferirsi per una convivenza, e la Regina di Denari potrebbe rappresentarmi anche un ente che deve dare un mutuo per acquistare una casa o per ristrutturare una casa, l'asso di coppe. Quindi direi che è un sì pieno, qua non ci starei a girare intorno, a condizione che comunque tu riesca a riconoscere il gravoso impegno necessario o il metterti in gioco o le ragioni altrui. Direi ottima la prima domanda. Andiamo a vedere col secondo mazzo per la seconda domanda. Questa volta usiamo il Dulac Tarot, altro mazzo meraviglioso per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. La risposta alla tua seconda domanda, se vuoi continuare, se no puoi scegliere la seconda domanda di un'altra variante. La risposta è un sì o un no. Asso di bastoni. Anche qui è molto positiva, però vediamo come evolve. L'asso di bastoni è una carta che presuppone novità, notizie,
magari anche notizie che si stanno aspettando, oppure occasioni che si stanno aspettando, la classica nuova conoscenza, il classico colpo di fortuna. Regina di bastoni. Quattro di coppe, 8 di spade. Allora, qui secondo me le prospettive sono buone, tuttavia credo che, pur arrivando molto vicina a quelle che sono le tue ambizioni, qui poi un po' tutto si areni. Un 8 di spade è una carta che presuppone comunque l'arenarsi di una situazione, o magari anche il non avere gli strumenti poi per gestire una particolare situazione. Quindi qua le prospettive sono buone, ma purtroppo secondo me lo sbocco finale non è proprio in positivo. C'è da dire anche che se riguardasse lo sviluppo di facoltà latenti, allora sarebbe una lettura positiva, perché in questo caso l'8 di spade mi rappresenta proprio una grande connessione con l'universo, ma soltanto qualora la domanda riguardasse l'ambito magico, cartomantico, insomma delle discipline cosiddette alternative, che poi in realtà sono molto più tradizionali di quanto si pensi. Però ecco, secondo me qui ci sono grandi prospettive nella vita materiale, in amore come nel lavoro, eccetera, ma poi si ha un po' di vocazione all'autosabotaggio, ecco, mi viene da dire, perché poi l'8 di spade è un po' anche l'autosabotaggio, quindi magari non avere poi gli strumenti necessari, come dicevo prima, per gestire una determinata situazione, o magari il perdere un po' di grinta una volta che ci accorgiamo che le cose potrebbero andare come noi vogliamo soltanto in una percentuale. Insomma, è un po' come se si smorzassero gli entusiasmi qua. Vediamo un pochino cosa vogliono aggiungere. Quindi nonostante le prospettive buone, qua mi sembra più un no che un sì. Asso di spade. Allora, quello che mi viene da dire già con un asso di spade e con una carta di stella e 5 di denari, purtroppo è un no. Dicevo, quello che mi viene da dire con una carta di asso di spade è che probabilmente qui ci sono altre persone che potrebbero influenzare una determinata situazione, in amore come nel lavoro o in altri tipi di settori. Certo, un 5 di denari non dobbiamo vederlo sempre come carta negativa, è un eccessivo dispendio energetico, un eccessivo dispendio economico, può essere la chiusura di un'esperienza lavorativa, può essere la pesante trasformazione di un'esperienza lavorativa, può essere un progetto che qua nasce, un'idea, una proposta che però poi non si concretizza. Ok, va bene, può essere tutto questo, però può essere anche l'aiuto di un qualcuno. Però vedi, l'aiuto presuppone che ancora una certa idea di meta non si sia toccata, soprattutto in relazione alla domanda ben precisa. Quindi torno a dirti, se riguarda un qualcosa di vita materiale o di vita vissuta, amore, lavoro e tutto ciò che ci ruota intorno, dalla convivenza al mutuo al progetto di lavoro, qua è più un no che un sì, ma secondo me è un no per ora, perché poi alla fine il 5 di denari presuppone un grande sforzo, ma ti ripeto, presuppone anche l'idea dell'aiuto da parte di terzi che secondo me sono comunque coinvolti di qualsiasi campo si stia parlando. Se invece riguarda l'ambito magico, secondo me qua la risposta è un sì, però non è proprio lineare il percorso, ecco. Diciamo che laddove riguardasse la speranza di recuperare un rapporto chiuso, qui per ora la risposta è un no. Secondo me qua potrebbe, perché la speranza, vedi la stella su un 4 di coppe, quindi una carta di fermezza pur se di grandi possibilità, e una regina di bastoni su un asso di spade, quindi un po' questa grande verve, questa grande focosità della regina di bastoni che però si disperde un po' ad ascoltare
troppo i pareri degli altri, si fa un po' influenzare dagli altri, come del resto succede di solito alle persone molto focose. Ecco che qui io vedo più un no che un sì. Mi dispiace, però non è detto che sia un no definitivo. Veniamo infine alla terza domanda. Usiamo stavolta il John Bauer Tarot. Sono 3 mazzi stupendi quelli che ho scelto per questo interattivo, ma in generale tutti i mazzi che ho mi piacciono, però questi mi piacciono molto davvero. Andiamo a vedere se per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre la terza domanda è la risposta alla terza domanda è un sì o un no. Ovviamente puoi scegliere anche di guardare la terza domanda di un'altra variante magari, nei timestamp trovi tutte le info. Il 7 di coppe non è una carta proprio negativa, ma nemmeno positiva, ti dirò. Spesso presuppone un po' quei sogni che, a meno di un grande lavoro, ammesso che non ci sia un colpo del destino, sono un po' destinati a rimanere tali. Tuttavia, qualora si stia parlando o di arte o di amore, può essere una carta molto bella. Per esempio è la carta degli attori, per esempio è la carta del grande amore, per esempio è la carta anche della relazione che un po' è totalizzante anche, ma che alla fine riusciamo a vivere bene. Andiamo a vedere che cosa vuol dirci questa risposta con questo 7 di coppe. 8 di denari, 7 di spade, re di denari, andiamo ad aggiungere subito anche le carte di chiarimento per capire come può evolvere questa situazione, anche se un'idea già più o meno me la sono fatta. Otto di coppe, 8 di spade, 4 di bastoni. Il 4 di bastoni è una carta molto positiva, però vedi, presuppone sempre, come dico spesso, una sorta di possibilità di migliorare. E in effetti qua il miglioramento lo si percepisce tutto nella presenza quasi continua di 3 carte a valore numerale 8, quindi 3 carte che ci parlano di nuove prospettive, di nuove ambizioni, anche di cambiamenti positivi di mente e di ambiente. Ora, non è proprio un no qua, diciamo, è più, secondo me, un sì, a condizione che si sappia veramente fare uno sforzo troppo grosso, secondo me qua, perché comunque c'è un re di denari che è sempre la carta di chi magari è un po' capriccioso. Potresti essere tu, potrebbe essere la persona a cui stai pensando, potrebbe essere le persone coinvolte nella situazione a cui stai pensando. Certo è che qui c'è una visione non completa, 7 di spade, quindi un qualcosa che ignoriamo, addirittura un qualcosa che forse ci viene taciuto o che noi tacciamo agli altri, e un 8 di spade che porta comunque limitazione. Quindi qua potrebbe essere un sì qualora fosse un eccessivo mettersi in gioco al punto di cambiare radicalmente proprio la propria mentalità. È il caso della persona, per dire, che vuole soldi, ne vuole tanti, ma poi sei capace di gestirli, ce l'hai la mentalità per gestirli? È un po' questo il caso, secondo me.
oppure il caso di chi magari vuole il grande amore, ok, va bene, vuoi il grande amore, però in realtà lo vuoi perché devi compensare una carenza affettiva, o lo vuoi perché senti di dover dare, di dover amare, o perché senti comunque che ti manca la completezza di un sentiero in due, perché a volte queste sottigliezze fanno la differenza. E forse qui semplicemente ti stanno dicendo: guarda, questa domanda è legittima, perché comunque lo è, perché è un 7 di coppe, è un desiderio, però devi cambiare comunque prospettiva su quella che è la situazione presa in esame, soprattutto qualora si trattasse di situazioni soprattutto di amore, tornando a questa carta di 7 di coppe, perché probabilmente qui ancora non hai ben chiaro il focus dell'intera situazione, e quindi potresti poi veder ritardare la concretizzazione delle tue ambizioni proprio perché magari ti accorgeresti che o tu o la persona a cui stai pensando alla fine siete molto più orientati verso quella che è una compensazione momentanea. Quindi qua secondo me, oppure che magari la persona in questione, se stai pensando a qualcuno, in realtà vorrebbe soltanto una compensazione momentanea, perché comunque qui c'è un 7 di spade. Per il lavoro potresti non essere al corrente di particolari, ma anche in generale per la vita materiale, di particolari implicazioni di una vicenda, e quindi potresti non avere un quadro completo di una situazione. Quindi qua ti dicono di attendere fondamentalmente. Per ora è un no, ma vedi, ci si può lavorare sopra. 4 di bastoni, alla fine la carta che rappresenta l'ambito che ci è familiare, dalla famiglia de facto fino all'ambito familiare che viviamo quotidianamente. Ecco, qua la possibilità c'è, il re di denari è anche una possibilità, però bisogna fare attenzione a quello che è il nostro modo di percepire un tipo di realtà, e quindi fare attenzione a quelle che sono le dinamiche di fondo che originano un certo tipo di domanda da parte nostra. E qui non ti sta dicendo di no, ma ti sta dicendo veramente forse dovresti radicalmente cambiare la tua vita. Se la domanda riguarda il radicale cambio della tua vita, la risposta è un sì, però a costo di grandi sacrifici. In generale ti porta positività, 3-8 alla fine portano un cambiamento positivo, però ti ricordo che 3-8 sono un cambiamento prima mentale, quindi ti dice devi prima entrare tu in una determinata forma mentis. Tra l'altro lo vedo ora, lo noto ora, hai anche 2-7, e 2-7 rappresentano un po' anche i tentativi, i capricci del destino, un po' le situazioni avverse, quindi ti ripeto, qua è una bella sfida, e per ora è un 70% no e un 30% sì, però devi lavorarci molto sopra, devi proprio cambiare tu qua radicalmente. Andiamo a vedere 2 consigli oracolari per te. Intanto magari ti faccio, no, queste non le devo mettere qua, le devo mettere qua. Intanto magari ti faccio un piccolo riassunto delle 3 risposte. Questo è il riassunto della variante numero 1. Prima domanda, la risposta è un sì. Sembri attendere da tempo la soluzione alla tua domanda. Il sole porta alla luce nuove possibilità, nonostante i tempi non siano proprio veloci. In amore, ottima per le convivenze, trasferimenti, la ripresa o l'avvio di relazioni, le nuove conoscenze con cui si vuole approfondire. Nel lavoro, ottima per concessioni, prestiti, mutui, riconoscimenti e avanzamenti sul lavoro, progetti a lungo termine e i frutti di un investimento. Se la domanda riguarda una controparte, tuttavia, devi comprendere anche le sue ragioni, il suo punto di vista. Seconda domanda, la risposta è un no. Sembra che gli eventi si arenino, oppure che l'evolvere della situazione per cui chiedi prenderà una piega parzialmente differente da ciò che tu auspichi. È possibile che tu abbia una visione parziale di una situazione, o che altre persone contribuiscano a dirottare gli eventi. Solo se chiedi per l'emergere o il rafforzarsi di facoltà extrasensoriali o divinatorie, la risposta è un sì. Terza domanda, la risposta è un no, ma potrebbe diventare un sì.
Tuttavia la realizzazione del tuo desiderio o la concretizzazione della risposta potrebbero richiederti un eccessivo sforzo energetico o un radicale cambiamento di vita e di carattere. Probabilmente in relazione alla tua domanda c'è qualcosa che non conosci o del quale non metti a conoscenza altre persone. Devi comprendere veramente se questo traguardo o sogno risuonano davvero con la tua essenza più intima. Il consiglio delle carte è: persevera e cerca di essere ben cosciente di cosa desideri davvero e del perché. Allora tutto ti sarà concesso. L'Ariete e la Dalia. Prima di interpretarla vediamo anche le carte della strega, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Il calderone. Sono due carte che vanno a ribadire quanto detto finora. L'Ariete e la Dalia parla della possibilità di realizzare i propri sogni, mentre, dice il manualetto, gli altri si stancano. Tu hai la possibilità invece di arrivare in fondo, di realizzare i tuoi sogni. Tuttavia, la carta del calderone, che dice più o meno la stessa cosa, aggiunge un dettaglio importante, soprattutto in merito a quella che può essere la terza variante, se hai scelto di guardarla. Ci dice: devi essere ben cosciente e ben consapevole di che cosa desideri e del perché lo desideri. Nel caso tutto ti sarà concesso, tuttavia sappi che ciò che desideri devi desiderarlo realmente e non deve essere dettato da istanze compensatorie, capricciose o comunque magari anche desiderio di rivalsa, che in generale un po' accecano lo sguardo, ecco. E quindi ti sta dicendo: guarda che in realtà tutto ciò che vuoi puoi attirarlo. Quindi sono due carte estremamente positive, direi. Bene, direi che la prima non è andata malissimo e ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'avventurina. Andiamo a vedere con il primo mazzo, l'Old English Tarot, se la prima delle tue domande avrà come risposta un sì o un no. Mazzo meraviglioso. Ti piacerebbe farti leggere gli arcani dei tarocchi in presenza da Cronos? Ti piacerebbe venire al mio studio? Bene, sappi che sarà aperto per te in occasione della festa Bacco, Palaia e Venere, la festa del vino e dell'amore che si terrà a Palaia, il mio paese, sabato 3 settembre prossimo. Ma Bacco, Palaia e Venere non è solo i tarocchi di Cronos, anzi è molto 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 di più. Street food, artisti di strada, i migliori ristoratori, i migliori produttori di vino, musica e tanto 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 divertimento. Quindi, se abiti in Toscana o anche se non abiti in Toscana e vuoi concederti un magnifico weekend tra le bellezze delle nostre colline, raggiungimi a Palaia in provincia di Pisa il 3 settembre per la notte del vino e dell'amore, Bacco, Palaia e Venere, il 3 settembre prossimo. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante dell'avventurina, la tua prima domanda. Ti ricordo che puoi guardare anche la prima domanda di una variante, la seconda di un'altra e via dicendo. La tua prima domanda avrà come risposta un sì o un no. L'innamorato.
non è una carta negativa, è una carta anche di prova iniziatica. Potrebbe esserti richiesto uno sforzo energetico maggiore di quanto ti aspetti, oppure è una carta di aiuto, o magari stai pensando all'amore. In questo caso l'innamorato potrebbe essere una carta di nuova conoscenza o di dichiarazione da parte di qualcuno. Re di bastoni, la luna, il 5 di coppe. Mi viene da dire che se stai pensando all'amore, soprattutto per quanto riguarda l'incontro con un qualcuno di nuovo, o magari anche il rinnovare una situazione dove c'è stato forse un po' il perdersi, qua la risposta potrebbe essere molto positiva. In generale però non lo è. Non lo è, perché un 5 di coppe alla fine è comunque una carta che presuppone un rinnovamento, quindi se il rinnovamento lo chiedi, nuova conoscenza, nuovo periodo di interazione con qualcuno con cui magari c'è stato appunto un allontanamento nel tempo, allora ok. Se invece qua chiedi un qualcosa come può essere magari un cambiamento positivo di una situazione, beh, la vedo molto difficile, la vedo un po' più difficile. Ora molto no, un po' più difficile, perché poi il 5 di coppe per fortuna è una carta che smorza parecchio, laddove abbiamo la capacità di proiettarci nel futuro anche mentalmente, smorza parecchio. Un po' il, diciamo, non mi viene il termine, la nomea dei 5, ecco, che di solito non sono viste come carte molto positive. Regina di coppe, 9 di coppe, 7 di spade. Orienta più sul no che sul sì, però diciamo, allora potrebbe essere anche una carta di rivincita su una situazione. Carte come il 7, il 3 di spade, talvolta il 9 possono essere anche viste come il non mollare la presa, una sorta di idealismo di fondo che ci impedisce proprio mentalmente di staccarsi da una situazione con questa luna che ci ha un po' fermati a livello non soltanto emotivo, ma anche a livello proprio di grinta, di verve, di vita, quindi proprio la voglia di rimettersi in gioco in tutti i campi. Una regina di coppe la vedo molto sul discorso amore, soprattutto anche con un re di bastoni, però potrebbe essere anche proprio il proprio ambiente quotidiano, dove ci si muove, dove si vive, o anche magari il ritrovare un po' quella grinta che ci permette di comunicare laddove ci sia possibile a livello artistico, laddove non coltiviamo nessuna forma di arte, comunicare empaticamente col circostante in maniera più fluida. Ed ecco che questo 9 di coppe, pur nella potenza di possibilità, nell'abbondanza più che nella potenza di possibilità, viene a dirci: guarda, in realtà qui forse devi superare un pochino uno scoglio mentale, come già ci diceva l'innamorato. Quindi torno a dire quello che ho detto all'inizio per quanto riguarda questa prima domanda: se si tratta di fare la pace con qualcuno, o di ritrovare qualcuno del passato, o di rinnovarsi proprio a livello di quella che può essere la situazione affettiva, beh, il sì ci può stare, molto, molto stringato, molto stiracchiato, molto proprio accomodato. Per tutto il resto qua è un po' come se ti dicessero: devi imparare qualcosa da quello che è l'argomento della domanda. Devi comunque apprendere che forse magari doveva andare così una determinata situazione per come è andata, perché tu comunque dovevi apprendere un nuovo modo di percepire un qualche tipo di realtà. Quindi diciamo sì, in parte per i ritorni e per le nuove conoscenze, ma in parte, ripeto, perché qui poi c'è un 7 di spade, l'idealismo portato all'estremo, ma anche il troppo parlare, anche ciò che non sappiamo, insomma non è proprio una carta di obiettivi chiari. No per tutto il resto, perché comunque qua c'è un innamorato, ti invita a riflettere sulle cause che originano questa domanda. Vediamo la seconda domanda.
per te che hai scelto la variante dell'avventurina, ti ricordo che puoi scegliere di guardare anche la seconda domanda di un'altra variante e la terza di un'altra variante. La risposta alla tua seconda domanda è un sì o un no? Di nuovo l'innamorato. Il 7 di denari. La temperanza. Il re di denari. Sembrerebbe un sì, però forse ti sta dicendo non subito. Anche il 7 di denari non è una carta così negativa, un po' come tutti gli altri 7. È vero che presuppone forse molto più impegno per realizzarsi, in particolare a livello materiale, e invece a livello animico, a livello di relazione, presuppone forse un qualcosa che deve crescere ancora animicamente, perché parte comunque da un'attrazione e quindi comunque deve crescere, deve comprendere nel profondo le ragioni per cui ci leghiamo a una determinata persona. Però in realtà poi c'è una temperanza, carta di frontiera, di nuovo carta di prova, un po' come già l'innamorato, carta di tempo, carta di pazienza, di costanza, di guarigione di eventuali situazioni che sono potenzialmente deleterie, nocive o magari che possono provocare quelle che sono dinamiche di attaccamento irrazionale. Insomma, la temperanza riesce un po' a portare armonia, a riequilibrare anche uno stato d'animo. E un re di denari infine ti dice la possibilità verte più sul sì. Alla fine il re di denari è un qualcuno che conosce il proprio valore, conosce il valore delle persone e sa dare l'esatto valore e anche le possibilità a persone, cose e situazioni. Quindi la risposta potrebbe essere un sì, ma i tempi potrebbero essere lunghi. Vediamo un pochino la regina di denari anche. Il 2 di denari, l'asso di bastoni, con qualche scossone, ma la risposta dai qua è un sì. Magari non è un qualcosa che si concretizza nell'immediato, magari è un qualcosa che ha bisogno dei suoi tempi, ha bisogno anche di una maturazione, proprio anche un modo di percepire la situazione in maniera ancora più profonda, sia essa legata all'amore, al lavoro, alle occasioni di vita, a cosa ti pare. Però poi alla fine vedi che qua c'è un asso di bastoni, belle novità, situazioni che possono originare una nascita di una nuova situazione di vita, di un nuovo modo o una rinascita, e quindi anche non solo rinascita affettiva ma anche rinascita in generale nel lavoro, nelle finanze eccetera. Un 2 di denari rappresenta anche quei piccoli spostamenti che possono essere funzionali poi a costruire un sentiero di vita diverso, un po' anche come la temperanza col passaggio di frontiera ci dice. Se stai chiedendo in particolare per trasferimenti o per magari anche andare all'estero, non per il lavoro ma anche per la vacanza, per dire voglio sapere se riuscirò a fare questa vacanza. Sì, la risposta è un sì, bisogna lavorarci un po' su, però qui non nei tempi forse in cui tu ti aspetti, però comunque è un sì la risposta, dai. Andiamo a vedere la terza domanda, infine, per te che hai scelto la variante dell'avventurina. Vediamo un pochino, la terza domanda la facciamo col John Bauer Tarot. Sono 3 mazzi stupendi quelli che ho scelto oggi. Vediamo un po' se la risposta alla tua terza domanda è un sì o un no. Fante di bastoni, anche qui è molto positiva, anche qui presuppone notizie, novità,
nuovi incontri se stai chiedendo per nuovi incontri, o magari anche presuppone semplicemente l'affrontare la vita con l'entusiasmo, la focosità, la capacità di trascinare, ma anche di farsi trascinare dagli eventi e dalle emozioni di un fante di bastoni. Una bella carta. La morte. Il cavallo di denari. Il 2 di spade. Anche qui vale la pena di tirarci giù subito le carte di chiarimento. Perché ti dico, messa così con le prime due, ti direi mi viene fuori un'occasione che non ti aspetti per arrivare al traguardo che ti poni. Però poi c'è un 2 di spade che non è proprio una carta, diciamo un po' la carta di chi smorza, di chi lascia perdere. Vediamo di capire perché. La temperanza, il 5 di coppe, il 5 di bastoni. Allora, non è proprio una lettura positiva, ti dirò, perché laddove qui rappresentasse un ritorno, sì, può esserci, però non origina poi quella situazione così coinvolgente come tu credi. Magari è semplicemente il reincontrare, il ritrovarsi con una persona, ma poi chiudere definitivamente un qualcosa. Il 2 di spade alla fine è una carta che presuppone una sorta di accordo per quieto vivere, di pace, di equilibrio fra le parti, di patto siglato fra due persone, però sempre alla luce di un 5 di bastoni, che comunque è una carta di tentativi, è una carta di, alla fine anche un po' di, sì, buon viso a cattivo gioco, mentre si vive una situazione, in particolare il 5 di bastoni a livello lavorativo, però sempre rimanendo poi mentalmente sulle proprie posizioni. Infatti qua ci sono 2 5 che mi rappresentano un po' le fluttuazioni in generale e una temperanza. Ti dirò, la vedo più no che sì qua. La vedo più no che sì, perché potrebbe costarti tanto l'attesa qua, o costarti tanto in termini energetici quello che è magari lo spendersi dietro una situazione che fondamentalmente per te potrebbe essersi esaurita a livello lavorativo, affettivo, eccetera, e magari qui ti sta dicendo guarda, è meglio scegliere di cambiare, è meglio scegliere di direzionare le proprie energie su altri obiettivi, su altre situazioni, perché comunque qua vedi che c'è un cavallo di denari, quindi qualcuno che effettivamente pianifica, crea, pensa, teorizza, è uno stratega fondamentalmente, però su un 5 di coppe, quindi su una carta che fondamentalmente chiede di abbandonare un po' questo forte mentalismo. È come se tu pensassi molto ad una situazione a livelli proprio anche con una morte forse un pochino ossessivi, scusami se mi permetto, e qua ti sta dicendo non è tanto il sì o no alla domanda che è sbagliato, qua è, che è, insomma, che è da vedere come risposta, qua è proprio il tuo modo di vivere una situazione in maniera che ti assorbe troppa energia. Questo sta dicendo, forse qui l'universo ti dice guarda, ok, va bene, hai ragione in quel tal litigio, ok, va bene, rivuoi quella tal persona, ok, va bene, vuoi questa tal posizione, ok, vabbè, va tutto bene, ma stai permettendo a questa situazione di, se ti ritrovi nella variante, perché secondo me qua si può dire questo, stai permettendo a questa situazione di assorbire troppe delle tue energie, e questo è sbagliato per te, perché poi alla fine ti fa vivere un po' nell'energia di questo 5 di coppe centrale a tutta la stesa, che è una carta che presuppone un rinnovamento affettivo, prendi affettivo in ampio raggio, che consideri più il bene di se stessi,
E forse qui tu non stai considerando il bene di te stesso o di te stessa e stai magari proiettando troppe aspettative sugli altri, e questo purtroppo potrebbe rischiare di rivelarsi un tentativo infruttuoso, soprattutto se riguarda appunto ritorni, ma anche per dire l'aiuto di una particolare persona o di più persone. Qua non è proprio positiva. Mi dispiace, avrei preferito darti un'altra notizia, però magari gli oracoli ci spiegheranno il perché di questa sentenza. Intanto magari un piccolo riassunto delle 3 domande potrebbe esserti gradito. Questo è il riassunto della variante numero 2. Prima domanda, la risposta è un no. Solo nell'eventualità che tu abbia chiesto di rinnovare completamente una situazione o di riprendere i contatti con qualcuno del passato, la risposta potrebbe essere un sì. In particolare per le situazioni lavorative o inerenti ai soldi, la carriera, i progetti, eccetera, fai attenzione a ciò che comunichi alle persone attorno a te. Non tutti potrebbero essere favorevoli ai tuoi sogni e anzi qualcuno potrebbe avere la tentazione di metterti i bastoni fra le ruote. Seconda domanda, la risposta è un sì, ma i tempi di attesa potrebbero essere tuttavia più lunghi di quanto tu abbia stimato. Certamente a breve potrai avere notizie in merito a quanto hai chiesto, notizie che ti porteranno a valutare quanto fruttuoso sia stato il tuo crederci. La risposta è ottima per chi sta programmando viaggi, spostamenti e trasferimenti. Terza domanda, la risposta è un no. Nel tempo potresti renderti conto di quanto i tentativi di progredire in relazione alla tua domanda siano infruttuosi. Forse devi prima cercare di elaborare i perché di tale domanda e di comprendere come al momento questo risultato o obiettivo ti assorba veramente troppa energia. Il consiglio, l'indole focosa è una bellissima qualità, ma devi saper direzionare le energie. Inoltre cerca di capire quale dei tuoi desideri è davvero frutto della tua volontà e quali invece possono essere desideri indotti. Cerca di capire insomma cosa davvero vuoi da te stesso, da te stessa e dalla vita. La bacchetta, l'intenzione. Entrambe le carte fanno un po' riferimento a quello che è stato poi il tema delle 2 risposte principali, ovvero perché credi in una cosa, quanto ci credi e quanto lasci che questa situazione nella quale tu credi e per la quale tu chiedi sia poi fomentata su istanze altrui, sia costruita più che fomentata su istanze altrui. Questo perché? Perché spesso magari, soprattutto in amore, ci lasciamo abbagliare dal magnetismo di una persona e non mettiamo in conto poi quelle che sono le sostanziali differenze di visione di vita, differenze caratteriali, e ci impuntiamo di dover conquistare la tal persona, di dover ricevere le attenzioni della tal persona, o magari ci impuntiamo di portare avanti una relazione. Insomma, ci sta chiedendo quanto di quello che desideri è tuo. Sappi che puoi desiderare ciò che vuoi veramente, però prima devi scoprirlo, devi comprenderlo, devi capire che, soprattutto se hai scelto tutte e 3 le varianti, le domande di questa variante, devi capire che per te è quasi un passaggio iniziatico questo periodo. Con un innamorato era uscito una temperanza, sono carte di frontiera, carte di passaggio, di concezione del mondo. Una nuova visione del mondo viene a farsi avanti, mettendo fine anche ad un periodo forse travagliato, combattuto, non proprio brutto magari, non sarà per tutti, però per la maggior parte penso un periodo travagliato o combattuto. Ecco che ti viene a dire: devi capire che molti desideri, anche quelli in cui crediamo nel profondo, sono indotti dagli altri. Sai, voglio raccontarti che per molti anni ho creduto di essere un buon scrittore, mi piaceva, in realtà sono un buon lettore, non un buon scrittore, però mi avevano convinto che potevo scrivere libri. In realtà sì, ne ho scritto uno, il Tarocchio, ok, però l'ho presa filosoficamente diverso da come sarebbe stato lo scrivere libri qualche anno fa. Perché? Perché ho capito che fondamentalmente io sono un buon lettore, non un buon scrittore. Ecco che un po' questo è quello che le carte stanno dicendo a te, ti stanno dicendo quanto le istanze che proietti verso l'universo sono veramente frutto della tua volontà e quanto invece sono indotte dal magnetismo altrui,
dalle situazioni che stai vivendo, ecco, quella purtroppo è tutta fuffa, non ti verrà concesso granché, perché non viene da te, non viene dal profondo. L'intenzione è quella che conta, ce lo dice la carta della bacchetta, la speranza, che è quella che deve essere tua, non quella degli altri, è il motore che poi fa muovere tutto. Questo ti stanno dicendo. Quindi il messaggio di fondo è positivo. Gnoti Seuton, conosci te stesso, conosci veramente chi sei, forse così è un po' arrangiata in realtà la formula che era scritta sull'oracolo di Delfi era molto più profonda, però ecco, conosci te stesso, conosci nel profondo chi sei, sappi veramente quali sono le tue istanze e l'universo non ti negherà niente. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del quarzo Cracked. Andiamo a vedere con l'Old English Tarot, per te che hai scelto la variante del quarzo Cracked. Ti ricordo che puoi guardare anche la prima domanda di questa variante, la seconda per ipotesi della prima e la terza della seconda variante. Puoi scegliere le risposte a 3 domande da ognuna delle 3 varianti. Ti piacerebbe farti leggere gli arcani dei tarocchi in presenza da Cronos? Ti piacerebbe venire al mio studio? Bene, sappi che sarà aperto per te in occasione della festa Bacco, Palaia e Venere, la festa del vino e dell'amore che si terrà a Palaia, il mio paese, sabato 3 settembre prossimo. Ma Bacco, Palaia e Venere non è solo i tarocchi di Cronos, anzi è molto 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 di più. Street food, artisti di strada, i migliori ristoratori, i migliori produttori di vino, musica e tanto 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 divertimento. Quindi se abiti in Toscana o anche se non abiti in Toscana e vuoi concederti un magnifico weekend tra le bellezze delle nostre colline, raggiungimi a Palaia in provincia di Pisa il 3 settembre per la notte del vino e dell'amore, Bacco, Palaia e Venere, il 3 settembre prossimo. La stella, carta molto positiva, direi che c'è poco da girarci intorno. La speranza che viene nutrita, il bello che arriva, la sessualità, la natura, l'amore per gli animali, l'incontro con il partner o la partner, o comunque il portare avanti una storia, il lavoro che ci piace, l'armonizzarsi col circostante, insomma, le speranze sono ottime, ci stanno dicendo. Il 9 di spade. Il 6 di denari. Il 7 di bastoni. Secondo me quello che stanno dicendo è non perdere la speranza. Perché il contrasto stella 9 di spade, beh, insomma, è molto 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 forte. Il 7 di bastoni è anche comunque la capacità di dar valore a se stessi, quindi di crederci fondamentalmente, qualsiasi sia il tipo di domanda. Il 6 di denari è comunque il fatto che, siccome è una carta di filantropia, che comunque qua puoi ricevere, puoi imparare a ricevere, quindi qualora si trattasse di un miglioramento delle finanze, un miglioramento sul lavoro, o magari anche quello che può essere intanto sono cadute le carte, chiedo scusa, oppure quello che può essere magari un discorso di sensibile miglioramento delle condizioni di vita, o l'incontro con un partner, beh, qua ti sta dicendo tieni duro, perché comunque per te il grande serbatoio di potenziale, di possibilità che è l'universo ha in serbo, con questo 7 di bastoni mi viene da dire un premio, forse anche per quella che è la tua
capacità di crederci, anche caparbietà se vogliamo, in senso positivo ovviamente. Vediamo un po'. Asso di coppe. È possibile che nel profondo tu sia un po' troppo demotivato, demotivata, ma vedi, qua ti sta dicendo che devi crederci. Anche un 7 di spade, l'ho detto prima in un'altra variante, re di denari, la possibilità ti sarà data, sì. Anche un 7 di spade, dicevo, sono carte, il 7, in parte anche il 9, di grande mentalismo e di grande idealismo, quindi un po' anche la persona che magari dice ma è sempre andata male nel lavoro, in amore, cioè come può andare bene oggi? Beh, devi crederci. Qui è un sì, però dipende molto 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 dalle tue energie. Il 7 di spade potrebbe rappresentare anche una situazione nella quale sono presenti più persone, del resto è la carta del chiacchiericcio, del pettegolezzo, del disegno nascosto, oppure magari se qua stai pensando all'incontro con qualcuno che ancora non c'è, quindi se vuoi una nuova conoscenza, un 7 di spade mi potrebbe rappresentare un qualcuno che segretamente ti osserva. Sul 6 di denari il ti osserva ci sta e non ci sta, però siccome è una carta di interscambio, di dare da avere, qui potrebbe essere un qualcuno che forse non si è ancora palesata a te. Se stai aspettando una nuova conoscenza lo farà, ma magari la persona sa già chi sei. Se stai pensando al lavoro, anche qui probabilmente ti sta dicendo guarda che in realtà le prospettive sono eccellenti, devi crederci, devi comunque riconoscerti la capacità di poter arrivare. Quindi qui è un sì la risposta, a condizione che tu lo voglia, a condizione che tu sappia comunque recuperare questa armonia profonda, ferita un po' con questo 9 di spade, mi viene da dire, magari anche da quelle che sono state le tue radici in senso non solo familiare ma anche adolescenziale. Magari qui può essere successo un qualcosa che ti ha segnata nell'autostima, ne so, un genitore poco attento, una situazione instabile a scuola. Noi ragazzi degli anni 80 abbiamo avuto tutti una situazione instabile a scuola, non so, le scuole di quei tempi là erano, oggi si lamentano oggi, ma anche a quei tempi là, diciamocelo, non erano proprio il paradiso, Per carità, senza nulla togliere ai docenti, però già cominciava un po' ad essere un far west. Dico che qui è un sì a condizione che tu ci creda, perché è come se l'universo ti dicesse voglio imparare a credere in te stesso, in te stessa. Ok, allora mi dai questa cosa? Quanto ci credi? È un po' capriccioso questo universo, sì, un re di denari del resto è capriccioso, però ecco, è molto positiva. Alla fine un 7 di bastoni presuppone anche la presenza di due parti, quindi potrebbe essere anche una vittoria legale su un qualcosa che ci ha feriti profondamente, però, o magari la richiesta di un divorzio, però qua ti dice sì, ok, c'è la possibilità. Il 7 di bastoni comunque riconosce il tuo valore, riconosce anche il valore di un'altra parte in causa volendo, però devi crederci, perché qui sembra che tu sia molto 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 sfiduciato, forse più di me addirittura, sei più un misantropo di me qua, o misantropa. Non malissimo, la prima dipende molto dai tuoi sforzi, però potrebbe essere un sì, l'universo ti aiuterà se sceglierai di metterti nella condizione mentale di aiutarti. È un po' l'adagio aiutati che Dio ti aiuta. Vediamo un pochino la seconda domanda, per te che hai scelto la variante del quarzo cracked. Il re di bastoni, anche qua mi sembra un sì,
soprattutto se hai chiesto sulla situazione materiale, il Re di Bastoni è comunque una carta che presuppone una certa idea di possessività, più che possessività, di possesso. È alla fine il caro vecchio feudatario che ha comunque tutto sotto controllo e che amministra anche in modo retto. È anche una carta di amicizia, una carta di buoni rapporti sociali, insomma una carta di saggezza volendo, insomma è una carta molto 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 buona. Il matto, se hai chiesto per i soldi è ottima, il matto è proprio l'entrata di denaro. L'appeso, secondo alcuni commentatori anche l'appeso è una buona carta. L'otto di spade. Il 10 di denari, la regina di coppe, il 3 di denari. Allora, per quanto riguarda la situazione materiale la vedo molto 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 buona, perché al di là di un 8 di spade, che è una carta di autolimitazione che forse potrebbe metterti in guardia, soprattutto se hai chiesto per i soldi, dallo spendere, quindi magari potrebbe dirti guarda, magari un miglioramento economico per te arriva, però fai attenzione a come gestisci, perché qua comunque c'è un appeso di mezzo, quindi comunque possono esserci spese improvvise, o magari è proprio la tua incapacità di resistere a delle tentazioni, un po' come vedi, non so, la cosina su Amazon e dici la devo avere, e poi magari la lasci lì. Cioè, al di là di questo, comunque in fondo mi chiude con un 3 di denari, quindi direi che le opere materiali di artigianato eccetera sono molto belle, e io devo vedere anche il lavoro in generale, io devo vedere quest'otto di spade come carta di grande connessione. Se ti vai a rivedere, credo sia stata la prima variante, forse la prima domanda della prima variante, ho detto che l'otto di spade è una carta non proprio bellissima, poi bisogna vedere come è accompagnata per quanto riguarda quelle che sono le situazioni in generale della vita, però è una carta molto bella invece per quanto riguarda il lavoro magico. Ora, questo per dirti, siccome anche il 3 di denari è una carta legata sia al lavoro, inteso come lavoro, che al lavoro magico, magari qui forse puoi dare una spintarella all'universo se hai chiesto per il denaro o per la situazione materiale, facendo proprio una richiesta. Puoi farla con un discorso di candela verde che attira comunque l'abbondanza. Ecco, non chiedere soldi, chiedi l'abbondanza, perché è sempre meglio chiedere così. Ti parlo in particolare del denaro perché qui ho un 10 di denari, un matto, un appeso che secondo alcuni rappresenta anche la gestione appunto del denaro, in quanto in alcune stampe ha delle monete che gli cadono dalle tasche, sto parlando ovviamente del tarocco di Marsiglia, e una regina di coppe che comunque è un po' la controparte femminile del Re di Bastoni, laddove lui è il feudatario, l'amministratore, lei è la perfetta padrona di casa. Quindi qua si è chiesto sulla situazione materiale, il miglioramento c'è, devi però tu non cantare subito vittoria, è lento ma costante, direi, con qualche scossone imprevisto, però niente di che. Alla fine un 8 di spade è anche la capacità di riuscire a far quadrato attorno alle proprie intenzioni, forse in maniera troppo assertiva, però comunque immediato da un 3 di denari, se poi fa una richiesta all'universo. Laddove tu stessi invece chiedendo per l'amore, beh, qua secondo me la risposta non è proprio positivissima, perché quest'otto di spade, appunto, rappresentando l'autolimitazione, rappresentando anche quello che è il chiudersi in se stesso, in se stessa, magari mi andrebbe a patrocinare un tipo di chiusura anche a quelli che sono poi tentativi altrui di penetrare nella nostra vita o di ritornare nella nostra vita, perché qua c'è un appeso,
quindi forse una memoria che mai si è scordata. Quindi diciamo che in generale queste carte non ti danno un no secco, ti dicono c'è un lento e costante miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la situazione materiale, ci deve essere la necessità di ripensare un po' quella che è la propria visione di una determinata situazione per quanto riguarda la sfera affettiva, perché potrebbe non essere poi come noi l'abbiamo immaginata. Insomma, è più un sì sulla materia, un no su quella che riguarda i sentimenti, o comunque la sfera. Per sentimenti intendo anche la famiglia, le amicizie, eccetera eccetera. Qui è più un no, direi, qui è più una chiusura alle comunicazioni. Per il lavoro, torno a dirti, è un sì, però anche qui questo 8 di spade secondo me va a rappresentare un po' la capacità di dover far quadrato, ripeto, anche di resistere magari a quelle che sono le tentazioni di fare investimenti rischiosi, di aprirsi a possibilità che non ci garantiscono stabilità, o magari di collaborare con persone che non sono proprio il top. Ecco, vai avanti per la tua strada, ci sto. Voglio tirarci una carta in giù per chiarire questo 8 di spade, perché è un po' particolare. La ruota, per qualcuno potrebbe essere un cambio di lavoro che viene prospettato, sì, soprattutto a livello lavorativo, e che porta poi, vedi, con un 3 di denari, un netto miglioramento, però potrebbe costringere a rilasciare una situazione precedente che magari stiamo vivendo in maniera molto armonica. Quindi probabilmente per qualcuno c'è anche questo. Però quello su cui ti mettono in guardia appunto è di saper gestire bene un po' quelli che sono i tuoi input interiori, di non cedere magari alla tentazione di fare speculazioni rischiose, di spendere denaro in maniera troppo, perché ti dicono qui la crescita, l'occasione, l'arrivo di denaro, il miglioramento economico, il miglioramento lavorativo ci sono, però devi fare attenzione perché ci sono anche tante insidie attorno a te, e quelle devi saperle gestire, o comunque tante situazioni nelle quali puoi cedere a quella che può essere una visione forse troppo compensativa, quindi appunto lo spendere in maniera eccessiva, eccetera eccetera. Quindi è un sì per il lavoro, è un no per quanto riguarda la situazione emotiva. Vediamo un po' col terzo mazzo, bellissimo anche questo per te che hai scelto la variante del quarzo cracked, se la risposta alla tua domanda è un sì o un no. Regina di bastoni, sembrerebbe un sì anche qua, però andiamo a vedere. La stella, la regina di denari, la papessa. Qui è un sì schiacciante, soprattutto se stai pensando a situazioni legali, situazioni di litigio, situazioni nelle quali comunque vuoi avere ragione, situazioni dove un ente deve darti ragione, situazioni dove devi recuperare, riaprire un progetto, arrivare lavorativamente parlando, o anche con una papessa e una stella, anche magari prenderti la rivincita sull'ex. Insomma, qui è un sì pieno, secondo me. La papessa è la grande accumulatrice di esperienza, di sapere e anche di materia, e quindi fondamentalmente anche la stratega, in un certo senso. Direi proprio di sì. Qua può esserti
d'aiuto, l'appoggio di un qualcuno. La regina di denari rappresenta banche, istituzioni, ospedali, scuole, ma rappresenta anche quello che può essere l'aiuto di una persona che ha la tempra della regina di denari, uomo o donna che sia, per carità. Vedi, un 5 di coppe, l'amor proprio fondamentalmente, e il 3 di bastoni. E qua giù abbiamo la forza. Allora, questi mazzi sono di scuola inglese, quindi forza e giustizia sono invertite. Direi proprio di sì, soprattutto laddove ci sia o ci sia stata una causa legale, un qualcosa che ha comunque comportato l'uso di burocrazia, legalità, eccetera. Qua è un sì schiacciante, o che dovrà comportare l'uso di legalità, burocrazia, eccetera. E quindi anche ci metto, per dire, la classica storia del divorzio, per dire ok, sì, però qui è un sì schiacciante, soprattutto anche con una papessa laddove le situazioni riguardino anche lo studio, la scrittura, in un certo senso anche la scrittura privata, quindi le chat anche. Ecco che qui comunque con una forza vai a direzionare gli eventi, non immune dall'aiuto e dal consiglio di qualcuno, assolutamente, soprattutto se si tratta del trionfo su qualcuno di passato, assolutamente sì, vai proprio a sbaragliare la persona. Per quanto riguarda il miglioramento della situazione economica, idem, perché comunque una papessa ha una forza, assolutamente. Addirittura qua potrebbe essere, io non faccio carte sulla salute, però quando arrivano, perché non dirlo, il recupero della salute, o comunque una guarigione fisica, una guarigione animica, una guarigione di un rapporto fra due persone. Insomma, qua è un sì schiacciante, senza se e senza ma. E addirittura un 3 di bastoni ci parla del fatto che comunque tu forse stai attendendo un'occasione, perché poi alla fine è sotto una stella, quindi è sotto la carta della speranza, ma ci può parlare anche del fatto che comunque questa risoluzione a quello che tu chiedi arriverà in maniera anche rapida, improvvisa, forse quando meno te lo aspetti. Non ci starei a ragionare tanto, qua è direttamente un sì, quindi ottima la terza variante, la terza domanda in realtà. Andiamo a vedere col Woodland Wardens qual è il consiglio degli oracoli. Intanto magari ti farà piacere avere un piccolo riassunto delle 3 domande. Questo è il riassunto della variante numero 3. Prima domanda, la risposta è un sì, ma non devi perdere le speranze, devi riconoscerti quelle qualità necessarie a poterti realizzare, devi crederci, in particolare in quelle situazioni dove puoi aver sofferto privazioni o frustrazioni, in amore come nella vita quotidiana. La risposta quindi è affermativa e sembra che l'universo abbia scelto di darti una nuova possibilità, quindi non cedere perché la tua attesa sta per finire. Anche per le questioni legali la risposta è particolarmente positiva. Inoltre è molto positiva anche se hai chiesto per l'arrivo di una nuova conoscenza. Sappi che qualcuno ti sta osservando e presto potrebbe proporsi. Seconda domanda, la risposta è un sì per quanto riguarda le situazioni materiali, il lavoro e l'entrata di denaro. Ti attendono quindi grandi cambiamenti in ambito lavorativo e materiale. Devi saper cavalcare l'onda di questi cambiamenti. Per alcuni potrebbe addirittura trattarsi di un cambio di lavoro. Fai comunque attenzione alla gestione dei soldi. Spese improvvise, speculazioni sbagliate o tentazioni del momento potrebbero pesare. La risposta invece non è molto positiva per l'amore e in genere per i rapporti sociali. In particolare per il primo caso, quindi l'abbondanza, il lavoro, eccetera, potresti fare una richiesta all'universo. Sarà certamente accolta. Terza domanda. La risposta è un sì, in particolare per quanto riguarda il ristabilire l'equilibrio in una situazione. Ex, persone che ti hanno ferito o ferita, situazioni limitanti da cui vuoi sdoganarti, vittorie legali, cause di divorzio, rivincite, eccetera. Anche per l'amore o per le situazioni di triangolazione la risposta è positiva. Ed è positiva anche per lo studio e la scrittura. Il consiglio delle carte: puoi avere tutto ciò che desideri, ma ricordati che devi imparare a considerare anche le esigenze altrui
e, laddove ti sia possibile, aprirti alle occasioni di condivisione. Vediamo un po' che cosa vuol dirti l'oracolo del Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante del quarzo cracked, la pecora e il mirtillo. Prima di interpretarla vediamo anche le carte della strega, per te che hai scelto la variante del quarzo cracked. Il calderone, il ventre materno. Sono due carte molto positive, laddove la carta della pecora e il mirtillo ci dice che le occasioni nella vita non ci mancheranno e anzi forse bisogna recuperare una certa idea di socialità, perché è questa che poi ci aprirà diverse porte in amore come nel lavoro, e ci parla del fatto forse di riuscire a recuperare un po' quella che è la dinamica dei rapporti sociali che forse sono stati guastati dall'aver avuto magari un periodo della vita o la vita in generale troppo inflazionata da delusioni. Ciò che vogliamo veramente esiste, è già stato piantato, in potenza c'è, abbiamo la facoltà di manifestarlo, ci dice la carta del calderone. Però ricordiamoci che non può essere, forse per questo ti usciva spesso l'otto di spade, non può essere unicamente per noi, deve essere un percorso che dobbiamo saper condividere, dobbiamo saper portare anche agli altri come messaggio. Ed ecco che le due carte ti dicono: puoi avere tutto ciò che chiedi, solo che non devi essere avaro o avara verso gli altri. E quindi devi lavorare forse un po' sul senso di socialità. Beh, comunque non è una lettura negativa, io ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. E così si conclude il secondo dei rinnovati appuntamenti della Lucerna di Cronos. Prima di chiudere voglio ricordarti la festa del vino e dell'amore, Bacco, Palaia e Venere, il 3 settembre prossimo, dove sarò presente anch'io per leggere i tarocchi a quanti vorranno conoscere l'avvenire. Io ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Ciao community! Vaffanculo, mi sono scordato, cosa dovevo dire? Allestirò una nerchia, perché mi sono scordato. Community, oggi puoi porre 3 domande. 3 domande, vaffanculo. Varianti di oggi sono occhio di tigre, avventurina, vaffanculo. Qual era la terza? O di riprendere i contatti con qualcuno del passato, allora vaffanculo. Domanda, la risposta è un no. Solo nell'eventualità che tu abbia chiesto di rinnovare completamente un sì. Vaffanculo. Questo è il riassunto della variante numero 3. Vaffanculo. Gli arcani in questo video. Le varianti di oggi sono. Vaffanculo, me ne sono scordato. In provincia di Pisa, il mio paese, aprirò il mio studio per te. Potrai venire a conoscere Cronos. In provincia di Pisa, il mio paese, in occasione della festa Bacco, Palaia e vaffanculo. Te da Cronos direttamente, senza filtro, senza video, senza nerchia, vaffanculo. A te, bene, c'è un evento spettacolare, scoppiettante, bellissimo alle porte, il 3